qua, no. A noi è stata raccontata una storia molto ben costruita, molto ben edulcorata, tutta apparentemente lineare, perché noi siamo letteralmente ammaestrati dentro una delle tante favole possibili. Nel mondo ci sono migliaia di religioni e chiunque nasca, in qualunque posto nasca, si sente dire che ha avuto la fortuna di essere nato in quella giusta. Ma chi è che stabilisce qual è la religione giusta? Stabilendo che tutte le altre sono quelle false. Nessuno al mondo. Nessuno al mondo. E ognuno di noi viene ammaestrato dentro quella che si sente dire essere la religione giusta. E quindi cresce convinto di questo, fino a quando non comincia a ragionare un po' con la sua testa, quindi a porsi delle domande, che non vuol dire passare ad un'altra religione, perché tutte le religioni sono state elaborate per dare all'uomo la risposta alla madre di tutte le paure, la paura della morte. Vedete, i teologi fanno finta che quel libro parli di Dio, per cui tra me e i teologi non c'è nessuna differenza, salvo una, che io lo dico che faccio finta, loro no, ma loro fanno finta che quel libro parli di Dio, da sempre. E lo sanno bene quelli molto in alto che non parla di Dio, mai. Di questo libro non sappiamo nulla ed è predicato da una gerarchia che a partire da papa, cardinali, vescovi, teologi, parroci, catechisti, perché gli raccontano delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Predicano questo libro senza conoscere la lingua nella quale è stato scritto. E quindi predicano sulla base di traduzioni. Quando nel 2010 io ho cominciato a raccontare le mie cose, mi hanno detto: ma tu parli sulla base di traduzioni e tu sai che ogni traduzione è un tradimento. Bene, assolutamente d'accordo. Ma quella regola non vale solo per me, vale anche per voi. Con una differenza, che io un pochino quella lingua lì la conosco. Poi, questo libro di cui non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, non sappiamo come fosse scritto, non sappiamo come fosse letto in origine. Uno dice: com'è che non sappiamo come fosse letto in origine? Perché è scritto tutto senza le vocali, perché le vocali non esistono. Esistono i suoni vocalici, che però non sono mai stati scritti, sono stati messi tra il VI e il VIII-IX secolo dopo Cristo. E i suoni vocalici sono dei puntini e delle lineette che sono state messe da una scuola, si chiama la scuola di Tiberiade, quella dei Masoreti, e da quel momento in avanti noi la Bibbia ebraica la leggiamo con quelle vocali lì, con quei suoni vocalici lì. Ma nessuno al mondo è in grado di sapere quali fossero i suoni vocalici utilizzati in origine. Nessuno al mondo lo sa e nessuno al mondo lo saprà mai. Questa è una cosa che dobbiamo avere ben chiara, a meno che non torni qualcuno a dircelo. Guardate che la leggevamo così. Qui c'è scritto Tevele, si scrive da destra a sinistra. La lingua ebraica è fatta sostanzialmente di 500 gruppi di 3 consonanti e a seconda dei suoni vocalici, con questi 500 gruppi di 3 consonanti si costruisce tutta la lingua. Allora, se noi a questo Tevele mettiamo una E ebraica, 2 E. Questi sono esempi biblici, non di fantasia, libro del Levitico. Così lo leggiamo Tevel, che significa universo, mondo, terra. Se noi mettiamo un'altra E, cioè aggiungiamo un puntino qui, lo leggiamo sempre Tevel, ma è rapporto sessuale di una donna con un animale, oppure rapporto sessuale tra suocero e nuora. Quindi così è terra, mondo, universo. Quindi capite che la caccolina di una mosca su un papiro, se c'entra al posto giusto,
Bene, quindi non sappiamo chi l'ha scritta, quando l'ha scritta, come fosse letta. Viene predicata da chi non conosce la lingua nella quale è stata scritta. Viene nel mondo creduta indubitabilmente vera. Mettiamo assieme tutti i cristiani, compresi gli ortodossi, da 2,5 miliardi di persone che non l'ha mai letta. Allora, creduta vera da chi non l'ha mai letta. Ma questa non è una setta di 300 persone, no? Che ha un guru che predica sulla base di un libro di cui non si sa nulla, poi ha 15 o 20 ministri che lo aiutano a diffondere il suo verbo e 300 persone che gli credono ciecamente, e quindi noi guardando quella setta diremo poveretti. Quello che penseremmo di quella setta, pensiamolo pure del cristianesimo, perché è uguale. È uguale.